Ma insomma il tutto è stata un'emozione indescrivibile tutto quanto, sia da Polò, soprattutto Polò e Tani Perlas, dove vedevi veramente la realtà di queste donne soprattutto che erano distrutte, completamente distrutte. Sì. Abbiamo deciso di organizzarci in questa maniera, le donne davanti e gli uomini dietro, perché scendavamo con dei fiori come simbolo da portare alle donne di Tani Perlas. Il problema è stato che c'è stato un po' di contrattazione, hanno bloccato completamente l'emigrazione e allora c'è stata la decisione del primo pullman di scendere tutti insieme e sfondare a piedi. E voi eravate davanti? Le donne davanti con i fiori, siamo partite davanti, gli uomini sui lati che tenevano la cordonata e pratica siamo passati, abbiamo fatto un paio di chilometri. E mentre stavamo facendo questo incontro dalla montagna sono scesi tipo 300-400 di questi qua coi bastoni e hanno fatto tipo una carica di corsa, al che tutta la carovana si siamo incordonati, cordoni stretti e dentro tutti gli uomini fuori, le donne dentro il cordone e dietro di noi c'erano le donne dei Tani Perlas, praticamente erano 3 cordoni, fai conto, no? E quindi le donne continuavano a fare l'incontro con le donne, noi che stavamo, i compagni che proteggevano questo incontro, e lì sono volate un po' di manate addosso a noi, però loro non si aspettavano che noi rimanevamo, si aspettavano che noi scappavamo, perché già erano andati beati i costruttori di pace e quando hanno fatto la carica, che l'hanno presa a sassate, questi qua sono scappati. Per cui il fatto che ci hanno visto strutturati, ci hanno dato delle manate addosso, cioè cercavano di tirarci fuori prendendoci ai fianchi, queste cose qua, però non ci sono riusciti. Per cui abbiamo fatto questo incontro con le donne, contemporaneamente questi hanno smesso perché hanno visto che non scappavano, quindi facevano finta di niente perché c'erano i giornalisti, abbiamo fatto tipo un mezzo discorso, questi qua pure cercavano di parlare con noi, ci hanno assicurato che qua no, qui non succede nulla, le donne... Cioè prima vi hanno caricato e poi vi tranquillizzavano? Sì. La polizia era lì, anche l'esercito, mentre succedeva questo. Quando noi siamo andati via, stavamo montando sui pullman praticamente. Prima le donne avevano circondato a noi e una donna del zapatista hanno preso i carelli e l'hanno sbattuta per terra. E poi vabbè c'è stata proprio una carica di questi del PRI addosso alle donne di Tani Perlas. Mentre voi andavate via? Sì. Cioè voi avete visto il furgone in movimento, questa cosa qua? Via. Perché noi non potevamo intervenire, noi dovevamo solo osservare quello che succedeva. E per cui c'era tutta la gente che andava via che piangeva, perché questi qua... Però loro hanno detto non vi dovete preoccupare perché noi sappiamo adesso quello che ci succede, insomma... E cosa gli succede? Che gli menavano. Perché praticamente hanno queste incursioni quasi tutti i giorni. E come fanno a sopravvivere, a prendere il cibo? È un casino, infatti stanno messe malissimo a Tani Perlas, è una situazione gravissima, sarà tipo una prossima Acteal. E questi uomini che scappano e che lasciano le donne in queste condizioni? E li ammazzano se no gli uomini, perché gli uomini sono tutti nell'esercito. Cioè noi siamo andati a denunciare con forza quello che accade, cioè nel senso che non è che siamo andati lì a dire ci sta la violazione dei diritti umani, siamo andati lì a dire c'è la violazione dei diritti umani, adesso bisogna mettere le strutture. Cioè ad esempio un osservatorio sulla questione europea del trattato commerciale, l'intervento della Croce Rossa Internazionale, siamo andati nei villaggi che non volevano farci vedere, cioè abbiamo forzato l'orizzonte proprio, capito? Noi siamo spinti oltre, cioè, siamo andati nei posti dove non dovevamo andare, abbiamo detto le cose che non dovevamo dire, capito come? Alle 18:30 circa di questo pomeriggio una decina di militanti dell'associazione Ia Basta per la dignità dei popoli contro il neoliberismo di Milano si sono introdotti nelle stanze dei gruppi consigliari milanesi che si affacciano in Galleria Vittorio Emanuele qui a Milano, e dalla balaustra che appunto si affaccia su queste stanze dei gruppi consigliari, in particolare dalla parte della balaustra che sovrasta la porta di Galleria Vittorio Emanuele più vicina al Teatro alla Scala di Milano, hanno fatto cadere qua circa 5 striscioni che inneggiano al rispetto dei diritti umani in Chiapas e in Kurdistan e inneggiano appunto al sostegno dell'associazione Ia Basta. Da circa una decina di minuti stanno lanciando slogan appunto che sostengono la volontà e il bisogno di rispettare i diritti umani in questi due paesi, in Chiapas e in Kurdistan, attraverso un megafono. Ma c'è qui accanto a me Elena dell'associazione Ia Basta di Milano.
l'iniziativa di questa sera è finalizzata alla denuncia delle espulsioni. Siamo stati espulsi, 43 di noi per tutta la vita, e un gruppo consistente che non ha avuto neanche la notifica del provvedimento da parte del governo messicano per 10 anni. La politica dell'espulsione ovviamente vuole mirare a reprimere qualunque tentativo di ingerenza negli affari economici che riguardano soprattutto la libera circolazione delle merci a questo mondo, ma purtroppo non avviene la stessa cosa per le persone, anzi le persone devono essere controllate, represse, le loro risorse sfruttate. Questo avviene per le popolazioni ciapaneche, ma avviene anche in altri posti nel mondo. C'è bisogno dell'impegno di tutti per riuscire a far prendere innanzitutto una posizione chiara al governo italiano, che è una vergogna che non sia ancora stata denunciata la nostra espulsione, che non ha precedenti a livello internazionale nei rapporti tra Stati. E in secondo luogo perché è necessario che cominci a maturare una mobilitazione generale perché si possa avere il diritto a interferire negli accordi economici e commerciali che sempre più tendono a globalizzare questa economia a scapito delle popolazioni più povere soprattutto, ma anche dei nostri diritti qui in Europa. Vi aspettiamo numerosi. Ciao. Quello che io ho visto da Chiapas mi ha confortato dalla giustezza di questa scelta, perché mi ha confermato che la contraddizione oggi principale nel mondo è quella tra coloro che distruggono l'ambiente e coloro che lo difendono, perché coloro che distruggono l'ambiente distruggono quello che ci sta dentro l'ambiente, e sono popoli che vivono in armonia con l'ambiente. Tutto il Chiapas brucia, sono scomparsi dal Messico 400.000 chilometri quadrati di terra, di ambiente, di vita, con tutto quello che c'era dentro, che sono una volta e mezzo l'Italia. E questo ha ragion veduta, perché non ci deve essere più nessuno in quello spazio. Quello spazio, in particolare il Chiapas, è destinato a uno spaventoso progetto pilota, esemplare del neoliberismo, che ne illustra la capacità distruttiva, la imbecille miopia. Si commette un genocidio, che un popolo di antichissima cultura, di altissimi valori sociali, politici e morali, viene cacciato dalla faccia della terra a forza di cannonate, di mitragliate e di incendi. Non dimentichiamoci di questo, per capire, ci aiuta a capire il carattere del neoliberismo. Di conseguenza noi siamo stati espulsi, noi siamo stati perseguitati, noi siamo stati sputacchiati, noi siamo stati fatti oggetto di una campagna di stampa diffamatoria e calunniatrice, in cui siamo stati definiti persone, 134, impeccabili, corrette, assolutamente pacifiche, delinquenti, terroristi, provocatori. Il Corriere della Sera, tacendo la notizia del massacro di San Juan de la Libertad, 6 indios uccisi dall'esercito federale, si è reso complice di questa strategia. È per questo che stiamo denunciando il silenzio complice del Corriere della Sera, perché il silenzio uccide, il silenzio del Corriere della Sera uccide, il silenzio dei mezzi di comunicazione uccide. Firmati naturalmente dall'associazione Via Basta, diversi striscioni vogliamo informarvi che ci stiamo incatenando, anzi siamo già incatenati davanti all'entrata del Corriere della Sera, stiamo bloccando le entrate per protesta contro la censura che il Corriere della Sera sta facendo nei confronti delle stragi che si stanno perpetrando in Chiapas. Siamo 5 persone con le tutine bianche, macchiate di sangue, che è vernice rossa, siamo incatenati e stiamo bloccando il Corriere della Sera. Io sono capostipite dentro di tutte le cose che fa contro il Chiapas, io nel mio piccolo
ti do tutto lo spazio che volevi. Centro sociale CHAP, Senato del CHAP, tutto quello che fa. In virtù di questa cosa vi chiedo per favore di concludere. Fateci incontrare qualcuno. Noi vorremmo incontrare qualcuno. Se voi vi scatenate, vediamo, compatibilmente con l'orario, perché sono tutti a pranzo. Allora aspettiamo che torna. Vedete anche quello di Roma? Cioè, ci scateniamo in che senso? Perché se ci scateniamo parecchio vuol dire che finalmente parliamo con qualcuno? Bene, noi circa dalle 12 di questa mattina ci siamo incatenati di fronte al Corriere della Sera in via Solferino, dove è la sua sede nazionale. Adesso credo sia intorno alle 13:30, quindi da un'ora e mezza. Nessun giornalista del Corriere della Sera vuole incontrarci, mentre altre testate giornalistiche sono venute qui, ad esempio la RAI regionale, facendo un servizio che credo andrà in onda alle 14:30, se non anche questa sera, infatti ci dicevano che andavano via per montarlo. Il Corriere della Sera e i giornalisti stanno purtroppo avallando questa politica del silenzio nei confronti della strage e del genocidio delle popolazioni indigene.